Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. Oggi parliamo del garum, la salsa per eccellenza del mondo romano. La troviamo in tantissimi piatti, ma di cosa si trattava e soprattutto come veniva prodotta? Pronti a storcere il naso? Bene! Il garum era una salsa liquida a base di pesce particolarmente salata e per questo motivo utilizzata in piccole quantità nella cucina romana. La troviamo in tantissime ricette, dalle verdure ai tartufi ai funghi fino alla carne. I romani insomma ne erano veramente ghiotti. Plinio e Isidoro di Siviglia ci dicono che la parola garum deriva da un termine greco garos che andava a indicare un tipo di pesce molto utilizzato nel corso del V e del IV secolo a.C., proprio in Grecia, per la preparazione di una salsa simile. Fin qui nulla di strano. Vediamo com'era prodotto il garum però. Apicio purtroppo non ci tramanda la ricetta, ma poco male. Alla fine possiamo ricavarla da diversi altri testi di epoca antica. Si trattava di una lenta macerazione del pesce. In sostanza è questo che permetteva di ottenere il garum. Quindi era necessario prendere un contenitore bello capiente e sul fondo di questo disporre uno strato di erbe aromatiche dal sapore deciso, come la menta, il finocchio, il coriandolo e via dicendo. Sopra questo poi venivano disposti i pesci, non eviscerati, interi se si trattava di pesci di piccole dimensioni, come le aringhe, le sardine, le acciughe, e invece fatti a pezzetti se erano pesci di dimensioni maggiori, come ad esempio gli sgombri. Il tutto era ricoperto col sale e gli strati venivano poi ripetuti più e più volte fino ad arrivare a riempire completamente il contenitore. Il sale era fondamentale perché permetteva al pesce di macerare e non marcire. Il contenitore veniva poi esposto al sole per 7 giorni, alla fine dei quali bisognava aspettare altri 20 giorni, durante i quali era necessario mescolare più volte al giorno il preparato. Al termine di questo periodo il composto così ottenuto veniva filtrato con un colino a maglie fitte. Il liquido che si otteneva era appunto il garum, mentre tutta la parte rimanente veniva chiamata allec. Vi sconsiglio di provare a casa e anzi a questo punto vi invito a mettere un bel mi piace sotto a questo video. L'odore sicuramente non doveva essere il massimo, almeno per le nostre abitudini, ma sappiamo che alcune varietà di garum potevano raggiungere veramente delle cifre importanti. Plinio il Vecchio, per esempio, ci dice che il garum sociorum, cioè il garum degli alleati, prodotto in Spagna, a Cartagena, utilizzando gli sgombri, poteva arrivare a costare come un profumo di alta qualità. Il termine liquamen, invece, andava a indicare una generica salsa di pesce. Noi lo troviamo spesso abbinato alla parola garum anche, e in effetti ne esistevano anche di liquamen diverse varietà. Il migliore era il liquamen optimus, che proprio perché era di qualità eccelsa, possiamo definirla in questo modo, era considerato al pari di un buon garum. Allec, come abbiamo visto, andava a indicare gli scarti della salsa, cioè tutte quelle parti che non si scioglievano durante la macerazione stessa. Con questa si poteva ottenere appunto una salsa di qualità inferiore, quindi venduta a un prezzo decisamente più basso, o alcuni autori antichi ci dicono che poteva essere utilizzato come cibo per gli schiavi. Il non plus ultra era invece rappresentato dall'aimation, composto da interiora di tonno e branchie, succo e sangue, con sale in abbondanza. Queste vengono lasciate in un contenitore per 2 mesi. Il contenitore poi viene inclinato e il liquido che ne fuoriesce è detto aimation. E se non volessimo aspettare 2 mesi? Ecco la ricetta veloce. Se si vuole usare il garum immediatamente, non bisogna esporlo al sole, ma farlo bollire. Si prende della salamoia, quindi acqua e sale, e si immerge un uovo. È infatti risaputo che l'uovo debba galleggiare. In alternativa, se va a fondo, significa che non c'è abbastanza sale. Si aggiungono poi nella salamoia piccoli pesci e origano, si ripone sul fuoco e si fa bollire. Appena si è ritirato, si toglie dal fuoco, si fa raffreddare e infine si filtra per 3 volte. Di nuovo io vi sconsiglio di provarlo a casa. Alla fine in commercio esistono già diverse salse di pesce provenienti da svariate parti del mondo e in questo modo non rischiate nemmeno la vostra salute. Il garum o il liquamen venivano poi mescolati anche con altri ingredienti come l'acqua, l'olio oppure il vino e in quest'ultimo caso si otteneva ad esempio l'onegarum che abbiamo già utilizzato in una precedente ricetta. Sappiamo poi che importanti zone di produzione del garum erano presenti nel sud Italia
Pompei era un vero e proprio centro di produzione. Ma ci viene ricordato che erano molto famose anche le produzioni provenienti dalla Dalmazia, dalla Spagna, l'abbiamo detto precedentemente, e ricordiamoci infatti in Spagna esisteva una tradizione nella lavorazione del pesce che risaliva addirittura all'epoca dei cartaginesi, e poi le zone del Nord Africa. In origine erano molto rinomate anche gli impianti di produzione che si trovavano sul Mar Nero, ma col tempo questi andarono via via perdendo la loro importanza. Una salsa così ricercata non poteva poi avere solo uno scopo alimentare, e infatti si credeva che fosse molto utile anche in ambito medico, come rimedio per svariate malattie e disturbi, che spaziavano dal semplice mal di pancia alle infiammazioni alle orecchie, alla bocca, alla mancanza di appetito, fino ad arrivare ai morsi di cani e coccodrilli. Sì, proprio i morsi di coccodrilli in questo caso. Persino era utilizzata per le scottature, ma attenzione, funzionava solo se durante l'applicazione non veniva pronunciato il nome della salsa stessa. Direi che del garum per oggi ne abbiamo parlato anche troppo. Quindi io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci. La salsa per eccellenza per il mondo, se si vuole, come il rimedio per svariate malattie o disturbi. Infatti si credeva che avesse scopi. Allora,